Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Nuova puntata della serie sullo mining, siamo di nuovo qui con Turtle, quindi buongiorno Turtle e bentornato. Pace e benedizioni confratelli del priorato. Ah no, ho sbagliato podcast. Ecco, ricordaci un po' intanto chi sei e dove ti possiamo trovare, così ci leviamo, diciamo, il momento shilling all'inizio. Come al solito ragazzi, se volete chicchette su privacy così, il canale Telegram Privacy Folder dove condivido tutte le news su di me, un po' di informazioni in generale su temi come Bitcoin e privacy, se no come tutti i social ultimamente sto facendo anche un po', la velina influencer su Instagram per Influencer. fare dei reel, cose così, se no il priorato del Bitcoin podcast. Lì ci sono tonnellate di ore di io che parlo di argomenti da cappello di stagnola impazzito contro la privacy Bitcoin. A breve ritornerò anche a far uscire qualche episodio, dato che sono un po' in pausa al momento. Bene, bene, ti attendiamo con ansia. Allora, ricordiamo che Turtle è un insider di una mining pool, via, lavora per Brains e oggi andiamo proprio a casa di Turtle perché vi faccio vedere di che cosa parliamo. Oggi parleremo del mini miner di Brains. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Allora, nelle puntate passate eccomi qua. Nelle puntate passate abbiamo visto diversi prodottini, quindi siamo partiti dall'orologio da scrivania per eccellenza che è il Nerdminer, abbiamo visto tutta la casa, diciamo Bitax con alcune caratteristiche e la sua filosofia dietro, quindi tutto open source, tutto verificabile, tutto riproducibile anche in casa. Oggi invece entriamo in casa di una mining pool e presentiamo un suo prodotto, perché questo qua è il prodotto che ha creato Brains, questa azienda che fa appunto principalmente la mining pool, poi anche altri servizi, ma ha prodotto diciamo questo dispositivo per cercare di creare l'esperienza utente il più vicino possibile a quella che ha un miner in casa. Quindi io lascio subito la parola a Turtle, visto che appunto siamo in casa sua, raccontaci un po' qualcosa. Ah, vi anticipo che questo è il prodotto, diciamo, è la prima edizione, il BMM 100 si chiama, se non sbaglio. Adesso è già in produzione la seconda, quindi il 101, e magari poi vediamo le differenze, ma sono Sì, poche. allora io purtroppo non è una scillata, nel senso che lavoro per Brace, ma, non sono pagato per fare questo video, purtroppo, però so un Neanche po' tutti io, purtroppo. nessuno dei 2, però perlomeno so tutti i retroscena di, cosa fa, come è stato sviluppato, eccetera, proprio perché sono un insider al momento. Allora, questo progetto in realtà nasce in maniera abbastanza divertente, nel senso che Brains sta sviluppando hardware e, per cominciare a prendere mano, contatti, testare cose, eccetera, ha cominciato a fare delle linee di mini miner per appunto, avere più know-how e imparare a lavorare con dell'hardware, magari anche per un futuro lavorare su ASIC. I mini miner, quello che hai te è il primo modello, che è il BMM 100, adesso, quelli lì sono totalmente sold out, in vendita c'è il 101 allo stesso prezzo, ma ha lo schermo, tutto più grande, quindi grande tutto un lato, ha qualche funzionalità in più, ma generalmente sono molto simili. Quindi è soltanto un miglioramento del modello che hai te, ma ha lo Al stesso hash wifi se non rate, sbaglio, giusto? ha il wifi, stessi consumi, eccetera, quindi è comunque molto simile. Nasce appunto il diciamo che la peculiarità di questo mini miner che monta BrainSOS. Che cos'è BrainSOS? Gli ASIC sono come i computer, gli potete cambiare il sistema operativo e se non vi piace Windows potete mettergli Linux. Perché farlo nel mondo degli ASIC? Perché, Bitmain, che è l'azienda principale che vende ASIC, non vende software, vende hardware, cioè il loro obiettivo è vendervi delle macchinette da mettere in casa e minare Bitcoin, ma il software di Bitmain non è fatto così bene dal punto di vista di qualità ed efficienza, quindi ci sono aziende come Brains, ma ce ne sono tante altre, è un servizio che sta spopolando nel mondo Bitcoin, altre, mining pool o servizi del mondo Bitcoin stanno sviluppando software di questo tipo, creano dei sistemi operativi per ASIC alternativi, che sono più efficienti. Quindi di fatto se voi siete un miner e mettete BrainSOS, mettete Mara o una di tutti questi serie di firmware alternativi sul vostro ASIC, guadagnate effettivamente di più. Più efficienza Più soprattutto. efficienza. Quindi qual è la caratteristica di questo mini miner? Che sopra monta BrainSOS, che quindi è il sistema operativo di Brains, e quindi avete la stessa identica
diciamo avete la stessa esperienza di una persona che ha una mining farm vera e propria. Cioè se io al momento accendo l'ASIC dietro di me che monta BrainOS e apro lo schermo sul mio computer, ho lo stesso sistema operativo, le stesse impostazioni e le stesse cose che ha per esempio al momento Pluck sul mini miner davanti a lui. Quindi se una persona è un po' interessata al mining, vuole effettivamente vivere l'esperienza del miner serio, nel mondo là fuori con gli ASIC, diciamo che Brains ha deciso di portare questo alla persona comune su Miniminer. A differenza del Bitax non è open source, quando si parla di aziende ovviamente sviluppare nel mondo open source in maniera profittevole è una cosa difficile che purtroppo non è facile da fare, quindi comunque per scelte interne non è open. E secondo me, diciamo, vantaggi e svantaggi rispetto al Bitax. La potenza è più o meno uguale, consuma leggermente più corrente, il prezzo è leggermente più alto perché i Bitax si trovano intorno ai 200 €, quello di Brains, se usate il codice Turtle, ve lo dico, c'è il 10% di Ecco. sconto, poi non me ne frega niente, ma arrivate a $270, quindi 250 € indicativamente come prezzo, quindi 50 € in più rispetto a un Bitax. Penso che il vantaggio più carino, se uno sceglie un'opzione del genere, che secondo me è più di design, cioè è una cosa più carina, se vi piacciono le cose minimaliste da avere su una scrivania o cose del genere. Il rumore è perfettamente silenzioso, fa proprio 0 rumore praticamente, e se volete l'esperienza un po' più complessa da provo tutte le cose come un vero miner, secondo me BrainOS è un bel vantaggio, perché è effettivamente il sistema operativo che gira sugli ASIC delle grosse aziende. Cioè, quando vedete le aziende quotate nell'S&P 500 che hanno le mining farm grandi capannoni, utilizzano lo stesso sistema operativo. Sì. Allora, facciamo quindi ricapitoliamo, poi tutti i dati li vediamo bene poi vi condivido lo schermo, così vediamo bene di che cosa stiamo parlando quando parliamo di appunto di interfacce per quanto riguarda il mining. Quindi le principali differenze sono sostanzialmente appunto questo è un prodotto closed source, prodotto da un'azienda, costa un filino di più, consuma leggermente di più, ma adesso ve lo faccio di nuovo vedere un attimo, è un prodotto possiamo dire quasi di design, nel senso che comunque è carino, anche quello vi mostra l'ora, poi vediamo che si possono cambiare le varie lo schermino, le varie informazioni, però è un prodotto che sta bene sulla scrivania, appunto non consuma niente, e appunto, magari può piacere di più rispetto al Bitax che è una schedina messa lì che a tanti magari può non piacere. Questo qua diciamo che si nasconde bene nell'ambito delle scrivanie. Prima di continuare volevo fare una menzione d'onore a Brains che comunque ha prodotto diciamo questo miner, questo mini miner che è closed source e va bene. Ma io vi voglio far vedere una cosa, che questo qua è una board di un miner professionale, questa è di un S9 che è di Marapool. Vi voglio dire il perché, ve la faccio vedere. Queste qui sono closed source, cioè quando vi arriva un miner a casa ha il suo cervello che è prodotto da Bitmain, closed source. Come diceva giustamente Turtle, le aziende, le mining pool creano il loro firmware e tipo Marapool ha creato anche la sua motherboard, no, la sua scheda madre, closed source, con il suo firmware dentro, perché a detta sua è molto più efficiente, quindi vi fa minare di più, mettiamola così. Brains ha il suo firmware che voi potete installare su tutti i dispositivi, ma da poco ha annunciato di uscire con la scheda madre open source, invece. Sta lavorando su questo prodottino qua, però completamente open source. Questo è un altro passo avanti sul mondo dell'open source. Ecco, ci tenevo un attimo a fare questa menzione solo tanto per farvi capire che è un'azienda comunque Sì, contro... io sono, tra virgolette, un malato di privacy e ovviamente supporto le cose open source. Faccio un esempio però chiaro. Per esempio BrainOS, quando è uscita, che è il sistema operativo degli ASIC, che è closed source, è uscita open. Quindi quando è nata, è nato come progetto open source. Nel giro di 3 mesi sono nate altre 3-4 aziende che di fatto non facevano altro che clonare il codice di Brains Mhm. e rivenderlo ad altre cose. E ovviamente quando un'azienda
continua ad investire in ricerca e sviluppo e ha dei cloni che vivono soltanto in maniera parassitaria in questo modo, la cosa che succede normalmente alla tua azienda è dire: "Basta, stringiamo le cinghie, chiudiamo il codice perché stiamo spendendo noi, investendo noi in ricerca per E altre poi gli aziende che altri. poi guadagnano soldi". Quindi il problema un po' dell'open source è questo: certo che crea più competitività nel mercato e migliori prodotti, ma alla singola azienda non conviene mai sviluppare open. Quindi anche qua detto sinceramente per Brains, il punto è Brains aveva sviluppato queste control board per alcuni e vari modelli di ASIC, per il quale era complesso installare il sistema operativo e quindi uno volendo poteva switchare il cervello dell'ASIC con direttamente uno con Brains OS, dato che comunque non è il business model di Brains produrre questo tipo di hardware, ma è un'azienda che si dedica di più al software e altri tipi di prodotti, hanno detto dal punto che questa cosa non è core business per noi, ma un side project che può essere utile, ma non ci facciamo veramente soldi, lo facciamo open source, uno perché siamo bitcoiner, facciamo felice il mercato, dall'altro perché non ci provoca grandi perdite economiche. Uno lo può anche Sì, sì, copiare, sì. ma chi se ne frega, lo copierà, non è nulla di così delicato. Quindi il punto è, nell'industria Bitcoin, certo che l'open source è una cosa bella, è sempre difficile vedere aziende fare open source perché purtroppo è antieconomico. Generalmente conviene per tutti tenersi i segreti industriali e fregarsene di questo mondo. Felice che non ho grande potere decisionale su queste cose internamente dentro Brains, ma felice che siano comunque cose che ancora importano alla community Bitcoin e anche alle aziende di questo mondo. Certo, certo. Bene, dai, allora vi condivido lo schermo, così ci buttiamo, ecco qua, ci buttiamo direttamente all'interno della dashboard del nostro mini miner, che appunto possiamo considerarlo un prodotto plug and play, perché adesso voi vedete tutte queste metriche, ma veramente poi comunque uscirà un video su come inizializzarlo, quindi state tranquilli che vedremo anche quello, però vi garantisco che bisogna connettere due cavi e cercare un indirizzo IP e mettere username e password veramente. Poi dopo per il resto vi compare poi qua, poi se volete possiamo andare a spulciare un pochettino, però vedete, guardate qua adesso abbiamo il nostro mini miner che sta a tutti gli effetti minando, vedete qua sulla destra abbiamo tra l'altro questa, come diceva Turtle, è la stessa interfaccia che sostanzialmente avete visto quando ho fatto il video sul mining e quando ho iniziato a minare con il mio Antminer S9, proprio perché vi dà la stessa esperienza, cioè è lo stesso firmware, quindi quello che abbiamo visto nel video, che oramai ha un pochettino di tempo, ma comunque abbiamo visto in quel video con l'S9, lo stiamo vedendo adesso, ma con un mini miner, con un oggettino che abbiamo sulla scrivania. Ecco, questa è una cosa molto carina. Vedete qua ci dice l'hash rate che sta producendo, 1,09 terahash al secondo, vedete che varia comunque in base alla potenza, la temperatura 67 gradi e la potenza 39/40 watt. Ecco, questo è il consumo. Quindi produciamo 1 terahash al secondo, ma consumiamo 40 watt, leggermente di più rispetto ai Bitax, ma qui abbiamo anche uno schermo più grande che ci dà più informazioni, e quindi ecco, questo è Sì, quanto. l'altra Dici cosa è qualcosa in che più, dai. come gli ASIC, se uno va, mi pare a memoria, qua adesso mi licenziano perché non mi ricordo le cose del mio sistema operativo, ma, penso che se uno va in configurazione, il Brains Mini Miner lo può spingere con l'overclock fino a 1.5 terahash, in performance, esatto. Poi non è una roba che dobbiamo fare qua per forza, però uno lo Sì, può sì, sì. overclockare e spingere ad hash rate più alti. Ad hash rate più alti si accende, si sente leggermente la ventolina, di default è perfettamente silenzioso. Queste sono tutte varie, impostazioni da ASIC professionali, quindi magari una persona ci può perdere un po' di tempo, studiarle, guardarle, c'è tutta la documentazione se uno vuole studiare e capire che effetto hanno tutte le proprie scelte su questo tipo di ASIC, quindi di default consuma un po' di più di un Bitax, però volendolo potete spingere ad hash rate, un po' più alti se vi interessa. Che è la stessa cosa Ehm, che si fa coi miner, perché noi dicevamo un sì, S9 in casa, 1 kW e 4 non lo puoi tenere, però tu che cosa fai? Vai sulla stessa praticamente interfaccia, qui avresti 1400 watt e e lo io l'ho metti messo a a 800. esatto, esatto. In questo caso vedete, vabbè adesso 14, 16 lo lasciamo a 40 come era prima, ma si può mettere a 20, quindi voi
dimezzate i watt, ovviamente riducete anche l'hash rate che producete, quindi però nel nostro caso di un mini miner capite bene che magari si può provare, ecco, a spingere un po' oltre, ma scendere, cioè Ha per poco dimezzare i senso. watt ha veramente poco senso. Invece se voi avete un S9 o un S19 in casa, allora sì che ha senso, perché voi qui vi potete proprio gestire la potenza e per un miner professionale di conseguenza il calore e il rumore, quindi ecco. Però adesso lasciamolo qua a 40 watt che anzi Ah, tanto non una cosa serviamo. interessante è che è l'unico mini miner, allora in realtà non penso sia una feature realmente utile, però è simpatica, supporta Stratum V2. Quindi se voi per esempio lo utilizzate su Brainspool state utilizzando Stratum V2, quindi suppongo sia un video a parte farlo, però avete tutte delle caratteristiche migliori con la pool, la vostra connessione criptata, e insomma un paio di features in più rispetto ad altri mini miner, e questo è l'unico su cui potete effettivamente testare Stratum V2 perché gli altri non lo supportano. Sì, io adesso qua ovviamente trovate un video sul canale con Gabriele Vernetti in cui diciamo tutto su Stratum V2. Nella serie del mining abbiamo configurato l'S9 con Stratum V2. Adesso qua voi lo trovate configurato con Stratum, ma diciamo dalla pool di Brains voi potete configurare il mini miner anche su Stratum V2, che appunto non stiamo qui a entrare nei dettagli. Però vedete, sono tutte finezze che ovviamente avete un dispositivo che non è come un Bitax, closed source, però bello la scrivania e tutto, ma vi dà un'esperienza utente. Plug and play, cioè veramente voi qui lo comprate, lo collegate e vi potete divertire a fare quello che fa un miner sostanzialmente. Ecco, quindi è carina come cosa. Tra l'altro ricordiamolo, poi ve lo lascio in descrizione, col codice Turtle se volete avete un piccolo sconto. Se siete, diciamo, possiamo dire così, se siete dei fanatici del design, non vi piace avere cose brutte o che non sono di vostro gusto su una scrivania, volete comunque provare l'ebbrezza di minare Bitcoin e non vi interessa di avere un prodotto open o closed, ecco questo comunque può fare il caso vostro, ecco, giusto Tarto, sei d'accordo? Concordo appieno. Sì, penso che gli unici 2 casi in cui uno, può preferire questo prodotto magari rispetto ad un Bitax è se vi interessa di più avere un prodotto più carino o se vi interessa avere di più l'esperienza di un vero ASIC, quindi una user experience un po' più profonda, più personalizzabile. Queste secondo me sono le 2 features di forza di questo prodotto, comparato rispetto magari a Bitax eccetera, dove se uno ha un ideale un po' più cypherpunk può valutare questo tipo di prodotti invece. Bene, sì, sì, sì. Vedete qua sotto poi ci dà tutte le statistiche che si possono avere, quindi noi qui abbiamo una board, quindi una scheda che ci dà questa potenza qua, la temperatura, diciamo tutto fatto. Ecco, nel caso dell'S9 qui avreste 3 board, perché ha 3 schede con i chip sopra. Questo ve lo dico tanto da farvi capire un pochettino le differenze. Allora, la bellezza anche qua che avendo il sistema operativo Brains OS e collegandosi alla pool di Brains, voi comunque poi dalla pool di Brains potete ricevere i pagamenti via Lightning anche Potete in questo caso. collegarvi alla mining pool che volete, non Ecco, siete forzati a fare esatto. niente. Esatto, infatti qui nelle pools voi se aggiungete una pool, voi potete collegarvi a CK Pool, a Public Pool, potete collegarvi anche alla pool di F2 Pool, cioè non, nel senso, ovviamente poi nel primo episodio abbiamo spiegato il perché magari non conviene farlo, però qui non siete vincolati a Brains Pool, ecco. Potete collegarvi a Public Pool, ecco, se volete. Io non so, cosa dici? Vabbè, no. Volevo provare a farlo, ma facciamo una cosa. Tutto questo discorso qua lo vediamo quando farò il video sull'inizializzazione del dispositivo, così non rompiamo le scatole troppo a Turtle e magari andiamo un pochettino più nel dettaglio, perché sennò stiamo qua 1 ora e mezza a parlare. E niente, appunto, questo è il primo modello, sta uscendo già il secondo, è già in fase di preordine il secondo. La differenza qual è? Qua, appunto, come dicevamo, vedete, magari adesso si vede un po' più piccolo, però dovete collegarlo al cavo Ethernet e sostanzialmente a una presa. Ecco. Con quello nuovo avete lo schermo che è più grande, praticamente il doppio, quindi vi dà un Sì, po' più di è praticamente informazioni. grande tutto il fronte del mini miner. E poi avete il wifi, quindi non siete magari vincolati a trovare un cavo Ethernet in giro per casa. Il rumore vi garantisco che, guardate, lo provo a mettere vicino al microfono, ma
non sentite praticamente niente. Quindi questo potete veramente anche mettervelo, di fianco sul comodino, mentre nel comodino del letto che non lo sentite. A differenza di un Bitax che, come dicevamo prima, invece è più, no, è una roba più da maschi, è una roba più grezza. Non so se hai visto che la cosa più da uomo del mondo, c'è un tizio che ha fatto la stampa in 3D per fare il Bitax V8, che è il clone del motore, ma al posto che ogni Oh, pistone ha un va. Bitax. Fantastico. No, poi il bello, vabbè, non è il caso di Brains, ma in generale il bello dei prodotti, dei progetti open source è che veramente poi ti ci puoi sbizzarrire, cioè anche per quanto riguarda i case del Bitax, uno poi si può fa quello che vuole, ecco, quindi è veramente incredibile. Però, ripeto, comunque ecco, c'è la necessità di avere un pochettino più di sbatti, cioè bisogna mettersi lì, bisogna riuscire a capire come configurarlo. Invece questi prodotti sono fatti proprio per chi vuole avere un qualcosa in casa per poter minare Bitcoin, ma sono veramente plug and play. Non so più come dirvelo, non lo dico più, facciamo prima. Allora, le probabilità di minare un blocco sono simili a quelle che abbiamo visto la scorsa puntata, però ricordiamolo dai, così concludiamo il video come al solito con la probabilità. Allora, se andiamo su 1.1 terahash, che è, quanto fa circa stock senza nessun rumore, parliamo di la dico direttamente in anni, che forse è la più Sì, facile e sì. diretta. Abbiamo in questo preciso, proprio praticamente tonda, una probabilità su 15.000 l'anno di solo minare un blocco, nonché una dai su 784.000.000 ogni 10 minuti, quindi è quasi come comprare un ticket del Superenalotto ogni 10 minuti. Non mi ricordo le probabilità di fare jackpot al Superenalotto, ma mi pare siano simili. Sì, conviene comprarsi un dispositivo così e tenerselo in casa. Bene Se non ragazzi altro è più dai divertente. esatto, sì, esatto. Dai, direi che anche per oggi con il nostro mini miner abbiamo concluso. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con il prossimo dispositivo. Ciao, ciao Tartar.